Bene sì, finalmente vi parlo di ciò che ho fatto in questi mesi. 13 luglio 2024. Scopro Godot e me ne innamoro. Finalmente un game engine open source e super ottimizzato anche per il mio MacBook base. Lo installo seguendo questo tutorial di Brachis e in poco tempo riesco finalmente ad avere un gioco pronto, chiamato Platin Coin. Successivamente pubblico il mio primo gioco Switch, poi un secondo con funzioni online e skin personalizzabili. Ma non è abbastanza, voglio qualcosa di più grande, un progetto che mi appassiona per davvero. Cerco, ma niente mi convince. Così continuo a lavorare su piccoli progetti, finché non arriva il 21 febbraio 2025. Pubblico un video intitolato Ho creato un gioco in C# con Godot. L'idea è semplice, realizzare un platform 2D ispirato a Super Mario e rilasciarlo su Switch con lo stesso nome, Platin Coins. E a quel punto succede qualcosa di inaspettato. Un giorno mostro il progetto a una mia amica e indovinate, si appassiona subito all'idea e decide di partecipare al progetto, occupandosi di lore e storia. Poco dopo si unita a noi una nuova persona, la nostra designer, che, indovinate un po', si occupa dei design dei sprite del gioco. Così abbiamo deciso di chiamarci Cura Games, team che da oggi viene ufficializzato. Anzi, vi faccio direttamente vedere il trailer che potete trovare sul mio altro canale, che da ora verrà chiuso. Beh, che ne pensate? Nella descrizione troverete tutti i link ai nostri social: Instagram, TikTok, YouTube e Itch. Comunque, arrivati a questo punto, abbiamo praticamente deciso di eliminare il vecchio progetto e ripartire da capo. E a lungo abbiamo litigato per scegliere la tipologia di gioco e alla fine abbiamo optato per uno story games, RPG, top down, pixel art. Inoltre abbiamo deciso di cambiare il nome al gioco dopo una discussione del tipo: Lorenzo, ti prego, non chiamiamo il gioco Platin Coin perché fa assolutamente cagare. Perciò abbiamo ufficializzato il nome di Beyond Horizon. In Beyond Horizon, ambientato nel Medioevo, anche se c'è una zona super figa che per motivi di lore è già in pieno rinascimento, il protagonista Knight, che nonostante il nome è un avventuriero, non un cavaliere, è in viaggio per cercare di rincontrare il suo vecchio compagno di avventure, Livius, dopo anni di lontananza. Per questo decide di recarsi a Luminaria, la città originale di Livius. Durante il suo cammino, Knight incontrerà nuovi personaggi e affronterà entità oscure provenienti dalla foresta oscura, scoprendo indizi nascosti sul passato del suo mondo, sparsi per una mappa grandissima e vecchie memorie che credeva dimenticate da molto. Comunque nel corso dei vlog futuri vi rilascerò più informazioni. Detto questo, passiamo allo sviluppo vero e proprio, ambito di cui mi occupo io. Sono partito dalla creazione di un movimento top down e piano piano ho aggiunto varie funzioni, creando una mappa per ora basilare per testare il tutto. Comunque ho implementato un sistema di input che riconosce in automatico il dispositivo da cui stai giocando e ti fa vedere i tasti corrispondenti. Per esempio, da PC il tasto per interagire è E e da PlayStation il quadrato. Poi ho aggiunto un sistema di sprint con una stamina simile a quello presente in Fortnite. Ho rivisto il design delle monete, che nel gioco si chiamano Loomis, e ho iniziato a lavorare sulla UI con Figma, che per ora è così. All'inizio il gioco doveva avere un inventario, funzione che però abbiamo scartato in quanto è abbastanza inutile per la tipologia di gioco. Un altro punto importante su cui ho lavorato sono i dialoghi con gli NPC e i cartelli. I cartelli sono stati abbastanza semplici, letteralmente 30 minuti dopo aver iniziato a farli funzionavano. I dialoghi no! Abbiamo pensato a varie alternative e siamo giunti a questa conclusione con delle immagini 400x400, il nome in grassetto e il testo che scorre. Ovviamente se cliccate qualsiasi tasto scorre più velocemente. Per ora ci sono due testi disponibili, ognuno con il 50% di probabilità di comparire all'inizio del dialogo. L'NPC che vedete ora è un personaggio a caso che faceva parte di una tile map su internet. Non c'entra nulla con il gioco, mi serviva semplicemente un personaggio di prova. Infine ho creato le panchine dove puoi sederti e recuperare vita e dei movimenti di camera precisi, dato che ora se la camera non è statica può muovere la visuale a piacimento con la levetta destra del controller. Ah, quasi mi dimenticavo dei miliardi di milioni di bug che ho dovuto fissare, però vabbè. Inoltre il gioco sarà multilingua. Per ora stiamo puntando sull'italiano e l'inglese, ma ci piacerebbe aggiungere altre lingue in futuro. La data di rilascio di Beyond Horizon non è ancora certa, ma programmiamo l'uscita del gioco nell'estate 2027 su Steam e forse sull'Epic Game Store. Per ora è solo presente la pagina Itch e se volete potete seguirla, oppure se vi va potete anche fare una donazione. Se avete qualche consiglio da darci lo accetteremo volentieri. Iscrivetevi al canale per non perdervi video futuri e andate a seguire Cura Games sui social. Detto questo, ciao.